E se gli Stati Uniti stessero utilizzando la guerra per rimpiazzare il dollaro? Di recente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un discorso in cui molte persone si aspettavano che avrebbe annunciato la fine della guerra. Ma non è andata proprio così. Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition. Al contrario, quel discorso ha acceso ancora di più i mercati. Le azioni sono crollate, Bitcoin è crollato, il petrolio ha continuato a salire. E tutto questo perché lo stretto di Hormuz, il collo di bottiglia energetico più importante al mondo, è rimasto chiuso. Il punto di partenza della nostra storia di oggi è una scena molto chiara. Il presidente Trump che parla con toni durissimi contro l'Iran, minacciando una distruzione totale del paese. Eppure poco dopo si raggiunge quella che è una tregua. Lo stretto dovrebbe riaprire, ma guardando il grafico qualcosa ancora non torna. E quello che stai per vedere adesso è probabilmente il grafico più importante da guardare in questo periodo, ancora prima di tutti gli altri grafici di tutti gli altri mercati. Questo mostra sostanzialmente il traffico tanker nello stretto di Hormuz. Finché il grafico rimane basso, lo stretto di Hormuz effettivamente non è aperto. Quindi rimane una volatilità altissima sui mercati, ma soprattutto il costo del petrolio e i prezzi dei beni potrebbero esplodere ancora. E non mi stupirei se prima della pubblicazione di questo video Trump se ne uscisse con qualche dinamica per bloccare lui lo stretto di Hormuz, perché sì, se effettivamente quello che vedremo in questo video ha un riscontro reale e i dati lo dimostrano, beh, forse Donald non è interessato effettivamente alla riapertura dello stretto e forse la guerra in Iran è stata proprio un pretesto per posizionare il suo di petrolio. Però non voglio mettere troppa carne al fuoco, partiamo subito con la nostra analisi dei dati per capire che cosa è successo e soprattutto che cosa potrebbe succedere adesso. C'è una teoria che gira online, ma anche nei mondi finanziari, che dice che se lo stretto di Hormuz restasse chiuso o comunque a transito limitato ancora per altre 2 o 3 settimane, il sistema globale potrebbe arrivare su un punto di rottura. Quindi anche se la guerra dovesse effettivamente fermarsi, potrebbe in questo caso essere comunque troppo tardi. Ed è qui che entra in gioco l'idea più inquietante della nostra storia. Cioè, se la crisi che stiamo vivendo non fosse solo un incidente militare, ma il meccanismo attraverso cui si prepara il terreno per un cambio molto più profondo, un cambio dell'ordine monetario. E non sto parlando di complottismo, ma di dati che ho raccolto in queste settimane e che adesso ti mostro. Quindi rimani con me fino alla fine, perché più andiamo avanti, più le cose diventano interessanti e a tratti anche disgustose. E mi raccomando, alla fine del video fammi sapere la tua qua sotto nei commenti. Quale degli scenari che ti sto per mostrare secondo te è più probabile che si verifichino o meno? Per capire, come al solito, quello che sta succedendo dobbiamo guardare alla storia, perché c'è un pattern che tende a ripetersi. Ogni volta che esplode una crisi, il risultato non è quasi mai solo caos e panico sui mercati, ma in genere si va verso una centralizzazione ulteriore del potere. Quasi come se ogni evento avesse come obiettivo lo stringere un po' di più il cappio al nostro collo. Non ci credi? 2008. Il sistema finanziario stava per collassare in quella che è stata la più grande crisi degli ultimi tempi. Nel giro di poche settimane la Federal Reserve, la banca centrale americana, inventò il quantitative easing e comprò trilioni di asset per stabilizzare il sistema. The pandemic has provided an opportunity. Here we are now with an economy in crisis, but with an incredible opportunity. It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity. Unprecedented opportunity to rethink and reset. The great opportunity for reset. Opportunity for us to reset. For a reset. The president says, in part, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." 2020, ancora una volta una pandemia globale, chiuse il mondo intero e nel giro di pochi mesi emerse un linguaggio comune tra le elite finanziarie. Il Great Reset, il grande reset. Klaus Schwab descrive la pandemia come una rara finestra temporale per reimmaginare il mondo. Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished heads of state and government, the future is built by us, by a powerful community as you here in this room.
Quindi si parla ogni volta di reset e ognuno di questi reset porta maggiore controllo nelle nostre vite. E non importa come guardi a questi eventi del passato, la lezione implicita rimane sempre la stessa. Quando c'è una crisi, chi è più vicino al sistema utilizza quella crisi per aggiornare il sistema stesso verso una direzione più centralizzata. Non per forza ci deve essere un gruppo di 12 persone che si trovano in una stanza per decidere a tavolino le sorti del resto dell'umanità. Però è evidente che chi riesce a guardare in anticipo in queste direzioni, ha un vantaggio veramente importante. Ma per guardare dove stiamo andando, dobbiamo guardare un altro dato, un altro numero, il Net International Investment Position. Questo è in sostanza il bilancio finanziario degli Stati Uniti verso il resto del mondo, cioè quanta roba americana possiedono fuori dagli Stati Uniti, quanta roba estera possiedono gli americani. Oggi, come puoi vedere, quel numero è totalmente sbilanciato. Infatti gli Stati Uniti si trovano a circa meno 85, meno 87% del PIL. Tradotto in parole semplici, il resto del mondo possiede una quantità enorme di asset americani. Dai un'occhiata qui. Dopo la prima guerra del Golfo, il valore è di circa meno 7%. Dopo la seconda guerra, meno 12%. Dopo la crisi del 2008 eravamo a circa meno 15%. Oggi, meno 87%. Quindi nel tempo gli Stati Uniti hanno venduto azioni, hanno venduto immobili, treasury, e chi li ha comprati? Noi dall'altra parte del mondo, l'Europa, la Cina, il Giappone e tutti quei paesi che avevano un surplus commerciale da ridirezionare da qualche parte. Dai un'occhiata a questa foto. Oggi gli stranieri, come puoi vedere, possiedono circa 70 trillion di dollari di asset denominati in dollari, di cui circa 9.4 trillion in questa foto sono treasury USA. Cosa significa? Significa che quei paesi che oggi sono i più dipendenti dal petrolio estero sono anche quelli che hanno più riserva in termini di asset finanziari americani. Treasury, quindi obbligazioni, e anche azionario. Perché questo è importante? Perché se Hormuz rimane chiuso, questi stati, questi governi, queste banche devono necessariamente poter acquistare petrolio da altre parti, come in dollari. E qual è il modo migliore per comprare in dollari se non vendere titoli e posizioni, obbligazioni in dollari? Quindi oggi hanno bisogno di dollari per comprare energia, ma per ottenere quei dollari si potrebbero trovare costretti a vendere asset americani. Ed è qui che l'effetto domino inizia a muoversi. E questo sta già iniziando, come puoi vedere in questa foto qui. I dati ci mostrano già segnali di stress. Gli holding di treasury, quindi chi possiede i treasury, sta già vendendo. Infatti, come puoi vedere nel grafico, sono scesi dal livello più basso dal 2012. In appena 4 settimane, decine di miliardi di dollari sono usciti dal mercato. C'è un problema. Quando i paesi vendono treasury, vendono obbligazioni americane, i rendimenti salgono. E quando i rendimenti salgono, cresce il costo di finanziamento del debito americano, che oggi vale già circa 40 trillion di dollari. Ecco che diventa importante quindi guardare quello che è il metodo di paragone in queste fasi, cioè il treasury a 10 anni. Come puoi vedere in questa foto, era intorno al 3% quando è iniziata la guerra, ma nelle ultime settimane ha già iniziato a salire. Bene, in accordo con la maggior parte di analisti finanziari, la soglia pericolosa è il 4.6 e il 4.8%. Se il treasury decennale entrasse in quest'area, si rischierebbe una vera e propria debt spiral, quindi una spirale mortale del debito. In pratica funziona così: più costano i prestiti, più cresce il deficit. Più cresce il deficit, più bisogna prendere in prestito. Più si prende in prestito, più i tassi salgono e via così alimentando quello che è appunto un crash inevitabile. Ma con un debito che sta raggiungendo i 40 trillion di dollari, questa spirale potrebbe esplodere, accelerare molto in fretta e non colpire solo gli Stati Uniti, ma l'intero globo. Ed è per questo che Jerome Powell, l'attuale presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, in una recente intervista ha detto testualmente che il tasso di crescita del debito americano è diventato insostenibile e destinato a finire male se non cambia qualcosa. Our debt is growing much faster. The federal government debt is growing substantially faster than our economy. It will not end well if we don't do something fairly soon. Veniamo dunque ai 3 esiti possibili di tutto quello che abbiamo detto. Scenario 1, lasciar salire i rendimenti. Il mercato in questo scenario viene lasciato libero di fare quello che vuole. Quindi i treasury salgono magari verso il 5, il 6% o anche oltre, e questo distrugge totalmente il valore delle azioni, perché ovviamente gli investitori, se hanno un rendimento maggiore dai treasury che sono più sicuri rispetto all'investimento in azioni, toglieranno denaro dalle azioni e lo porteranno sui treasury. In questo modo l'azionario per forza di cose crolla. Conseguenza a catena però, le azioni scendono, le entrate fiscali crollano, il deficit esplode
il mercato immobiliare si indebolisce perché i tassi dei mutui diventano troppo alti, quindi la spesa dei consumatori rallenta su ogni fronte, le banche iniziano a subire perdite e in termini semplici arriva quella che si chiama recessione. Però con un net investment position così negativo, quello che abbiamo visto prima, la recessione americana potrebbe estendersi al resto del globo. E questo sicuramente non è uno scenario buono per nessuno. Scenario numero 2. Stampare moneta mentre il petrolio sale. In questo scenario la Fed interviene, come ha sempre fatto, stampando moneta. Quindi mette un tetto ai rendimenti e cerca di fare yield curve control. In altre parole, interviene sul mercato comprando massicciamente titoli del tesoro per abbassare i rendimenti o mantenerli bassi comunque artificialmente. Questo salva sicuramente il mercato obbligazionario, ma immette liquidità in un'economia che è già colpita da uno shock petrolifero. Qual è il risultato? L'inflazione. E se così fosse, secondo gli analisti, questa inflazione potrebbe essere di gran lunga più potente di quella del 2021. Come puoi vedere in questa foto, tendenzialmente la Fed inizia a tagliare i tassi quando si ha un prezzo del petrolio contenuto. Perché? Perché, vedi, l'inflazione può essere mossa sostanzialmente da diversi fattori, ma in particolare il taglio dei tassi della Fed, quindi aumento della liquidità sul mercato, quindi gradualmente poi aumento di tutti i mercati, oppure 2 dall'aumento del petrolio, perché se sale il petrolio aumentano i costi di produzione, quindi le aziende ricaricano questi costi sul cliente finale, quindi aumentano i prezzi dei beni e quindi si ha anche in questo caso inflazione. Tendenzialmente, come appunto ti ho mostrato in questo grafico, la Fed inizia a tagliare i tassi quando il prezzo del petrolio è controllato. In questo modo, prezzo basso del petrolio, inflazione relativamente controllata, si può iniziare a spingere il mercato stampando denaro. Però se il prezzo del petrolio è alto, quindi c'è già un'inflazione latente che sta crescendo, stampare significa gettare benzina sul fuoco. In questo caso non si parla più di semplice aumento dell'inflazione, ma si parla di inflazione potenzialmente a 2 cifre, se non peggio. Quindi uno scenario veramente pericoloso. Terzo scenario, uscire dall'Iran e dichiarare vittoria. Sulla carta questa sembra la soluzione più semplice per gli USA, no? Se ne vanno e dicono abbiamo vinto e se ne vanno. In realtà poi a livello geopolitico non è una mossa vincente, perché gli USA di fatto si ritirerebbero, dichiarando vittoria, ma è comunque una ritirata. Quindi a livello simbolico e geopolitico il risultato sarebbe disastroso. Il mondo vedrebbe gli Stati Uniti iniziare una guerra e non riuscire a portarla a termine, perché non riescono di fatto a riaprire il corridoio energetico, lo stretto di Hormuz. Quindi a quel punto il poliziotto globale avrebbe perso la sua pistola. La stampa internazionale inizierebbe a parlare del momento Suez, cioè quel momento in cui la Gran Bretagna nel 1956, dopo la crisi del canale di Suez, si ritirò di fatto mettendo fine al suo dominio, che passò poi effettivamente in mano agli Stati Uniti. Quindi se gli USA fallissero in Iran, il mondo concluderebbe che il dollaro e gli Stati Uniti stessi non sono più in grado di controllare il sistema, quindi non hanno più lo stesso potere che avevano in precedenza. Quindi magari sempre più paesi cercheranno di quotare il petrolio in altre valute, oppure i BRICS effettivamente inizieranno a muoversi più pesantemente per scalzare gli Stati Uniti. Non sarebbero più così inattaccabili come sono adesso. Ecco, questi erano i 3 scenari, fammi sapere nei commenti qual è secondo te quello più probabile, ora ti dico quello che secondo me è il più probabile. Secondo questa lettura che abbiamo fatto insieme, secondo i dati che abbiamo analizzato, lo scenario più probabile secondo me è l'opzione 2, cioè quella di stampare moneta dentro una crisi energetica. In altre parole, riprendere il quantitative easing, anche se il petrolio è caro. E a proposito ti invito a guardare questo video qui se ancora non l'hai fatto, in cui mostro esattamente quello che era il piano degli Stati Uniti prima della guerra e quello che quindi probabilmente potrebbe ancora essere quel piano. Vedere questo video ti permette di capire come muoverti in anticipo rispetto a quello che potrebbe succedere. Diamo un'occhiata al bilancio della Fed, guarda questa foto. Come puoi vedere in questo grafico il bilancio della Fed è arrivato quasi a 9 trillion di dollari nella fase della pandemia. Poi ha iniziato a scendere con il QT, quindi l'opposto del QE, quindi anziché immettere liquidità, drenare liquidità. Ecco, in questo caso se questa fosse la soluzione ritornerebbe a esplodere. Questo è quello che in gergo sui social si chiama il money printer go burr. C'è però una differenza distintiva nei QE, perché non è tutto come pensiamo noi, immettono liquidità nel sistema. No, ci sono 2 tipi sostanzialmente di QE. Il primo che abbiamo visto nel 2008 e il secondo che abbiamo visto nel 2020. Il QE del 2008 era un intervento di pulizia del sistema bancario. Quindi la Fed comprava asset tossici direttamente dalle banche, ripuliva i loro bilanci, impediva il collasso
finanziario del sistema. La liquidità però è rimasta, come ho fatto vedere in diversi video, intrappolata dentro il circuito bancario, non è uscita, non è stata immessa effettivamente sul mercato. Di conseguenza l'inflazione non è esplosa. Al contrario, il QE del 2020, la Fed non comprava asset dalle banche, ma comprava asset dalle non banche, quindi dalle corporation, dai fondi pensione, dalle grandi istituzioni. Di conseguenza i soldi fluivano nell'economia reale, venivano poi portati nelle banche che creavano un nuovo debito, rimettendo quindi nel sistema. Ed ecco che nel giro di un anno / 18 mesi l'inflazione ha iniziato a ruggire. Quindi i prezzi dei beni sono saliti, il costo della vita è salito e si stima negli Stati Uniti un'inflazione media del 9% in quel periodo. L'idea più inquietante qui è che lanciare un QE di questo tipo all'interno di una crisi petrolifera potrebbe essere ancora peggiore, perché se stampi soldi, come abbiamo detto, mentre il petrolio è caro, l'inflazione si riversa in modo molto più aggressivo sui beni di consumo. Però i mercati rimangono paradossalmente fermi e quindi qua abbiamo un qualcosa di ancora peggiore della recessione, quella che si chiama in gergo la stagflazione, cioè una fase in cui si ha una crescita lenta dell'economia, o piatta, o addirittura decrescita in certi casi, mentre dall'altra parte i prezzi esplodono. Generalmente quando l'inflazione colpisce, in situazioni normali il mercato, salgono i prezzi dei beni, ma salgono anche i prezzi degli asset di investimento. Ecco, in questo caso avremmo asset di investimento che tendono a rimanere piatti o scendere, mentre dall'altra parte i beni che esplodono. E questo sarebbe disastroso. Però è anche la scelta più semplice in questo caso per gli Stati Uniti. A meno che non fosse tutto un piano per poter vendere al resto del mondo il proprio petrolio. Vediamo però la parte più interessante della storia, quella che può trasformare una crisi in opportunità. Opportunità di centralizzare ulteriormente il potere. Sì, perché qui entra in gioco il pensiero dei central planners, cioè di chi influenza effettivamente le politiche globali, chi decide le cornici e costruisce i sistemi. Bene, ecco, vedi, in questo caso, in quest'ottica, in questo scenario, le elite hanno due problemi che devono affrontare oggi. Il primo problema si chiama AI, perché quando l'intelligenza artificiale e l'automazione raggiungono magari un livello tale da sostituire il lavoro umano in diverse aree, quindi molte persone effettivamente perdono il lavoro, diventerà necessario creare quello di cui stiamo parlando da un po' di tempo i vari big del pianeta, una valuta base distribuita a tutte le persone, indipendentemente che lavorino meno. Però qui si va incontro a un problema, perché se le persone hanno meno tempo per lavorare, hanno molto più tempo per pensare. E quando le persone pensano e comprendono e analizzano quello che succede veramente là fuori, ecco che diventano incontrollabili paradossalmente. Quindi l'AI può essere utile da un lato, ma può parallelamente essere un problema per l'elite, perché permette alle persone di pensare, risparmiandogli un sacco di tempo. Per un sistema che vuole tenere la popolazione occupata, dipendente e troppo impegnata a pagare le bollette e lavorare per alzare la testa e guardare che cosa succede veramente, questa tecnologia può essere un problema. Il secondo problema è il debito americano. Ci sono quasi 40 trilioni di dollari di debito che crescono costantemente più veloce dell'economia. A questo punto la soluzione di stampare di più non è la più efficiente. Serve un modo per andare a trovare qualcun altro rispetto ai governi e ai paesi esteri che si prenda carico di quel debito. Ed ecco qui che entriamo nel vivo del nostro reset monetario, la parte più importante di questo video. Infatti adesso parliamo di una strategia che potrebbe essere sul tavolo degli Stati Uniti. Una strategia in cui il debito non viene finanziato solo tramite banche straniere o paesi stranieri, governi stranieri, ma direttamente ad personam, cioè da ogni singola persona. Pensala così, ogni grande corporation diventa una specie di banca, ogni app che utilizzi diventa una sorta di portafoglio digitale, di wallet. Ogni persona con uno smartphone diventa in automatico un acquirente di debito americano senza saperlo. In questo schema il sistema risolverebbe contemporaneamente due problemi. Il problema del debito, perché il mondo intero diventerebbe acquirente di quel debito, e il problema dell'AI, perché i pagamenti di base potrebbero diventare parte del nuovo meccanismo sociale semplicemente. Facciamo un esempio più concreto. Immagina Tesla o Amazon o Google che creano un wallet digitale. Un wallet digitale in cui tu metti dollari, quei dollari vengono investiti da Tesla, da Amazon, da Google e così via, in treasury americani. Quei treasury restituiscono un rendimento e quel rendimento ti viene ridistribuito a te utente sotto forma di premi,
di sconti, vantaggi o guadagni veri e propri. Insomma, tu sei contento perché il tuo denaro genera qualcosa. Tesla è contenta perché guadagna uno spread, lo Stato è contento perché piazza i treasury in tasca alle persone. Moltiplica questo schema per tutte le grandi aziende, quindi Apple, Amazon, appunto, McDonald's, Google e così via, compagnie aeree, piattaforme di ogni tipo. Tutti diventano dei canali immediatamente di distribuzione di debito USA, tutti ancorati a treasury o asset equivalenti ai treasury, come il dollaro. È assurdo, lo so, lo stai pensando. L'ho pensato anch'io mentre analizzavo questi dati, l'ho pensato anch'io ora mentre te lo stavo dicendo. Eppure il test è già iniziato. E per capire questo test dobbiamo guardare a una delle ultime riforme che ha fatto il governo degli Stati Uniti e di cui peraltro ho parlato in questo video qui, che si chiama Genius Act. La legge prevede di fatto che chi vuole emettere stablecoin collegate al dollaro debba detenere treasury americani o titoli equivalenti liquidi, quindi dollari, come collaterale. In pratica, ogni dollaro digitale emesso deve essere sostenuto da un dollaro reale o un equivalente, un treasury americano. Tether è il tester di questo sistema. Ed è già il cavallo di Troia del debito americano. Chiunque di noi utilizzi Tether nel mondo delle cripto o anche al di fuori del mondo delle cripto semplicemente per pagamenti in quelle parti del mondo dove è permesso utilizzare Tether e anzi è più conveniente rispetto che utilizzare la propria valuta o dollaro reale che diventa difficile da reperire, ecco, di fatto gli Stati Uniti stanno utilizzando questo sistema per mettere debito nelle tasche di ogni singola persona. Tether in particolare è la società che oggi emette la più grande quantità di stablecoin, lo USDT, nel mondo. Detiene oltre 120 miliardi di dollari in treasury USA, diventando uno dei maggiori creditori del governo americano. Parliamo della 17ª posizione, sopra addirittura a stati sovrani. Quello che oggi sembra per la maggior parte delle persone un semplice token digitale è a tutti gli effetti una banca ombra che ficca in tasca di ogni singola persona debito americano. C'è però un rovescio della medaglia, perché sembra una cosa comoda, ma per noi persone potrebbe essere invece l'ultimo tassello di controllo. Infatti, la tecnologia per programmare il denaro già esiste. Tether ha già congelato wallet e indirizzi molte volte, ha già applicato blacklisting, ha già bloccato richieste di pagamenti, di spostamento di denaro. Alla fine basta una riga di codice per decidere effettivamente cosa può fare e cosa non può fare il denaro di qualcuno. E questo vale oggi per una società privata relativamente piccola rispetto a colossi come Apple, Amazon e così via. Tu immagina se questa capacità potesse essere estesa anche a queste società. Cioè si avrebbe di fatto una griglia finanziaria in grado di colpire qualsiasi persona sul globo e trasformare il vecchio sistema SWIFT in qualcosa di primitivo. E la cosa più interessante è che nessuno sarebbe obbligato con la forza a utilizzare sistemi di questo tipo. Noi utilizziamo USDT comunemente nei nostri investimenti perché è comodo avere una stablecoin per entrare, uscire e investire sul mercato cripto. Nessuno ci ha obbligato a usarla. D'altra parte, scarichiamo magari app di McDonald's, di Apple e così via e potrebbero trasformarsi in wallet digitali con token di queste companies che inizieremo a utilizzare semplicemente perché ci danno sconti piuttosto che altri incentivi e senza che ce ne accorgiamo ci troviamo all'interno di un'enorme rete che ci ficca debito in tasca effettivamente americano e contemporaneamente ci fa lo scaccomatto definitivo sul controllo, perché quel denaro programmabile può essere spostato, bloccato, dato e tolto in qualsiasi momento perché appunto programmato. Distopia? Possibile. Magari è una mia pippa mentale. Però se raccontassimo quello che è il mondo che stiamo vivendo oggi ai nostri antenati, direbbero che siamo scemi o pazzi. Il Boston Tea Party scoppiò perché si cercò di applicare un maggior controllo e alzare le tasse al 3-6%. Oggi le nostre tasse sono al 40-60%. Ecco, gradualmente siamo arrivati comunque a un controllo enorme, estremo rispetto al passato, quindi non mi stupirei se in futuro si andasse sempre di più in questa direzione, facendo un po' la fine della rana bollita, no? Finché non crepa all'interno della pentola, nessuno lo sa. L'unico modo che ha di capire quello che succede è saltare fuori dalla pentola, guardare dall'esterno e dire «Ah, ok, non ero a farmi la sauna, ma ero sul fuoco». In conclusione, la domanda delle domande, come proteggersi? Cioè, come fa una persona normale a difendersi in questo caso? Una prima risposta arriva da Catherine Austin Fitz, che, ti leggo testualmente, dice mettere al sicuro asset reali, punto primo,
Punto secondo, usare più contante. E punto terzo, costruire relazioni e reti locali, quindi sviluppare competenze utili e indipendenti. A livello personale, la strategia che preferisco è self-custody, quindi cercare di proteggere i propri asset laddove possibile e detenerli in privato. Oro, argento, piuttosto che comprarlo tramite ETF, molto meglio comprare oro, argento fisico, da detenere appunto privatamente, quindi averne il controllo. Lo stesso vale per immobili, piuttosto che terreni, piuttosto che Bitcoin stesso. Molto meglio, piuttosto che comprare un ETF Bitcoin, acquistare Bitcoin reali. E puoi comprarlo direttamente su Kraken. Fondato nel 2011, è uno dei pochi exchange di prima generazione ancora in piedi. E per chi fa trading sa che l'exchange è fondamentale, parte attiva dell'operazione. Spread, liquidità e affidabilità in momenti di alta volatilità sono fondamentali. Su questo Kraken è una buona soluzione. Ha attraversato tutto: crolli, bear market lunghi, fallimenti di competitor molto più rumorosi di loro, ma anche loro sono partner di grossi brand internazionali, come per esempio la Williams in Formula 1. Lato sicurezza, Kraken pubblica una Proof of Reserve, dove puoi verificare on-chain che i fondi esistono davvero, e questo dà ovviamente la possibilità a chiunque di fare un audit indipendente. E per chi fa trading attivo abbiamo una piattaforma avanzata, ampia scelta di asset, più metodi di deposito, inclusi bonifici bancari, quindi tutto quello che serve per comprare, vendere o fare semplicemente trading all'interno di un'unica piattaforma. Inoltre è disponibile anche un'offerta per i nuovi utenti. Infatti, cliccando sul mio link qui sotto e facendo un deposito di almeno 100 euro, deposito solo in valuta fiat, esempio euro, quindi cripto e stablecoin non sono idonei, e eseguendo operazioni per un totale di almeno 100 euro in criptovalute, quindi escluso stablecoin, quindi per esempio depositi 100 euro e compri 100 euro di Bitcoin, entro i primi 30 giorni dall'apertura del conto riceverai un bonus in Bitcoin di 15 euro. Quindi depositi 100 euro, compri 100 euro di Bitcoin reali entro i primi 30 giorni dall'apertura del conto e ti incassi un bonus di 15 euro in Bitcoin. Ti lascio qua sotto il link per registrarti. Quindi il fatto è che in queste fasi la cosa più importante è cercare di mantenere il più possibile il controllo sulla propria vita finanziaria, ma in generale sui propri asset, cioè averli realmente. Poi non sappiamo quale sarà la prossima crisi, se sarà stagflazione, se sarà inflazione, o iperinflazione, o guerra nucleare, o recessione, nuovo 11 settembre, o lockdown energetici. Però la teoria alla base di questo video è che tendenzialmente, guardando al passato, qualunque sia la forma della crisi che prenderà, l'opportunità per centralizzare ulteriormente il sistema non tarderà ad arrivare. Le elite finanziarie hanno sempre fatto questo. Ogni crisi l'hanno trasformata in un'opportunità per centralizzare ulteriormente il sistema e assumere ulteriormente il controllo sulle vite delle persone. Quindi, indipendentemente dal gioco che si sta combattendo là fuori, il passo ulteriore, giorno dopo giorno, verso una centralizzazione maggiore, direi che è lampante. In questo caso parliamo di un vero e proprio reset finanziario, un reset che prende quel debito insostenibile americano e lo infila nelle tasche della maggior parte di persone là fuori. Quindi chi dice oggi che gli Stati Uniti stanno crollando, parliamone. Fammi sapere, mi raccomando, che cosa ne pensi qua sotto nei commenti, quale secondo te di questi scenari che abbiamo visto è il più probabile. Condividi il video se ti è piaciuto e lascia like ovviamente e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Ti ricordo, ti lascio qua sotto il link di Kraken se vuoi comprare Bitcoin reali, non ETF, e c'è anche un buono di 15 euro sul tuo primo acquisto. Ti ringrazio per essere stato qui con me e ricorda, la vera domanda in queste fasi che ognuno di noi dovrebbe porsi non è se o meno riaprirà Hormuz e così via, ma siamo pronti a vivere dentro un sistema basato su valute che possono entrare e uscire indipendentemente dalla nostra volontà, dal nostro portafoglio? Oppure vogliamo creare un piccolo spazio di autonomia finché possiamo ancora farlo?